Ciao a tutti, sono la dottoressa Alice Ricco e collaboro con la Fondazione Walter Longo a Milano e mi occupo dello studio clinico Varapodio attraverso il supporto telefonico a tutti i partecipanti dello studio. L'argomento di questa presentazione è come la donna possa nutrire correttamente il suo sistema immunitario al fine di prevenire la comparsa di patologie. L'alimentazione quotidiana deve fornire al sistema immunitario tutti i nutrienti di cui ha bisogno per mantenersi in salute e per svolgere le normali funzioni fisiologiche. La dieta della longevità, ad esempio, è una dieta che fornisce al sistema immunitario tutti i nutrienti di cui ha bisogno per rimanere attivo. Andremo quindi ad analizzare il sistema immunitario nelle diverse fasce d'età e condizioni fisiologiche. Andremo a vedere quali sono i bisogni nell'età adulta, nella gravidanza, nell'allattamento, nelle bambine, nelle adolescenti e nelle persone anziane. I fabbisogni energetici delle donne adulte sono differenti in base alla fascia di età e all'attività fisica svolta. Per quanto riguarda le raccomandazioni per i macronutrienti, i grassi devono essere circa il 20-30% dell'energia totale. Soprattutto è importante il consumo di cibi contenenti omega 3. La dose giornaliera raccomandata è di circa 1 grammo. Questa quantità è facilmente raggiungibile mangiando pesce 2 volte alla settimana e olio extravergine di oliva ad ogni pasto. Per quanto riguarda i carboidrati, si consiglia l'assunzione del 45-60% dell'energia totale, preferibilmente da cereali integrali. Gli zuccheri devono essere meno del 15% dell'energia totale giornaliera, ma non devono essere totalmente esclusi, in quanto studi evidenziano che una severa restrizione calorica cronica possa comportare deficienze a carico del sistema immunitario, soprattutto in età avanzata, quindi è importante non eliminare nessun nutriente. In merito alle proteine se ne consigliano 0,8 grammi ogni chilogrammo di peso corporeo al giorno. Per quanto riguarda la fibra, il quantitativo da assumere giornaliero è di 25 grammi e si può appunto assumere attraverso il consumo di verdura, legumi, cereali integrali e frutta. I micronutrienti con maggiore evidenza scientifica a sostegno della loro funzione di supporto al sistema immunitario sono la vitamina C, la vitamina D e lo zinco. Alimenti contenenti vitamina C sono per esempio peperoni, pomodori e agrumi. È importante che questi alimenti siano consumati crudi perché la vitamina C è termolabile, quindi si perde con la cottura. La vitamina D è fondamentale assumerla sia attraverso l'alimentazione che attraverso l'esposizione moderata ai raggi solari. È abbondante in pesci come spigola, alici, sgombro, trilli e funghi e uova. Tornando ai minerali, lo zinco si trova principalmente nel pesce, nei cereali, nei legumi, nella frutta secca e nei semi. Nel caso sia necessario, è possibile integrare omega 3 per ridurre l'infiammazione, probiotici per ristabilire il microbiota intestinale, potenziando il sistema immunitario e migliorare la risposta alle vaccinazioni, vitamina D e ferro. Per quanto riguarda l'attività fisica, sono consigliati 30-40 minuti di camminata ogni giorno e 2 ore di esercizi di potenziamento nel fine settimana per il mantenimento della massa muscolare. Durante la gravidanza la donna necessita di un'alimentazione completa ed equilibrata per lo sviluppo ottimale del feto. Il fabbisogno energetico materno rispetto a quello del periodo pre-gravidanza aumenta di 69 kcal al giorno durante il primo trimestre, 266 kcal durante il secondo e 496 kcal durante il terzo trimestre di gravidanza. Per questo motivo è necessario incrementare l'apporto di alcuni macronutrienti e micronutrienti al fine di evitare carenze che potrebbero essere dannose sia per il feto che per la madre stessa. Anche l'apporto proteico aumenta durante la gravidanza, per quanto invece riguarda i carboidrati non bisogna assumerne meno di 175 grammi al giorno, che sono per esempio contenuti in un piatto abbondante di pasta, 3 fettine di pane e un frutto. Per quanto riguarda gli acidi grassi è importante aumentare l'assunzione di acidi grassi omega 3 per il corretto sviluppo neuronale del feto. I micronutrienti più importanti in questa fase sono l'acido folico e lo iodio. L'acido folico è fondamentale per la prevenzione della spina bifida, che è una malformazione provocata da un difetto dello sviluppo del midollo spinale e della colonna vertebrale. Alcune fonti di acido folico sono ad esempio i legumi e le verdure a foglia verde. I ginecologi però ne raccomandano l'integrazione se si programma una gravidanza e per il primo trimestre. Il fabbisogno dello iodio aumenta del 50% durante la gravidanza per sopportare l'aumentata produzione di ormoni tiroidei. Fonti di iodio sono ad esempio il sale iodato, il merluzzo, la pasta integrale, le alghe e le uova. Durante la gravidanza si sconsiglia di consumare determinati alimenti che potrebbero avere effetti avversi sul feto e sulla madre stessa, come gli alimenti crudi, insaccati, uova poco cotte, frutta e verdura non lavata correttamente.
In base alla valutazione del ginecologo che segue la donna incinta è possibile prevedere l'integrazione dei seguenti micronutrienti. Ferro si suggerisce al fine di garantire uno sviluppo fetale ottimale e per la futura salute, inoltre è fondamentale per le donne con anemia. Vitamina D. Una buona assunzione di vitamina D riduce il rischio di malattie infiammatorie della pelle e asma nei bambini, ma un eccesso può aumentarne il rischio. Vitamina B12. L'integrazione ne migliora i livelli sia nella madre che nel bambino, il che può essere un vantaggio significativo per le madri che sono a rischio di carenza di questa vitamina, cioè le madri vegetariane e vegane. I benefici dell'integrazione di vitamina B12, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo neurocognitivo. Durante la gravidanza può essere buona pratica camminare per almeno un'ora al giorno. Durante l'allattamento è essenziale mantenere un'alimentazione equilibrata per garantire la corretta composizione del latte materno e il benessere sia della madre che del neonato. Le raccomandazioni sono: integrazione calorica. Durante i primi 6 mesi di allattamento esclusivo si consiglia di aumentare l'apporto calorico giornaliero della madre di 500 kcal al giorno. Si suggerisce, per quanto riguarda le proteine, un aumento dell'apporto di 17 grammi al giorno nei primi 6 mesi e 11 grammi al giorno nei 6 mesi successivi di allattamento. Carboidrati. L'apporto di carboidrati non deve essere inferiore, come anche in gravidanza, di 175 grammi al giorno e quello dei carboidrati semplici zuccheri deve essere inferiore al 10%. Per quanto riguarda i grassi, sono sempre importanti gli omega 3 e si consiglia di consumare almeno 1 o 2 porzioni di pesci grassi o semigrassi alla settimana e l'omega 3, omega 6 e omega 9 dovrebbero essere integrati regolarmente. Vitamine e minerali. È importante assicurare un adeguato apporto di vitamine come la B1 e la C, oltre all'acido folico e allo iodio. Dieta varia e non restrittiva, quindi è sconsigliato seguire diete ipocaloriche o restrittive durante l'allattamento, in quanto possono causare carenze nutrizionali che influenzano la crescita del neonato e la salute della madre. Si raccomanda una dieta variata con almeno 1800 kcal al giorno. Assicurarsi sempre di seguire queste linee guida può garantire un adeguato apporto di nutrienti sia per la madre che per il bambino durante l'allattamento. Si raccomanda di integrare la vitamina A e la D per produrre abbastanza latte di alta qualità e di bere moltissima acqua. Un'attività fisica leggera o moderata è sicura e consigliata per le mamme che allattano. Questa fase della vita è maggiormente soggetta all'accrescimento, quindi l'obiettivo primario è quello di garantire una dieta completa che possa soddisfare le richieste date dallo sviluppo, come l'accrescimento osseo. I fabbisogni calorici variano a seconda dell'età e dell'attività fisica. L'apporto proteico deve essere circa di 0,8 grammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno, essenziale sia per la crescita che per lo sviluppo. Gli acidi grassi essenziali sono fondamentali per il sistema immunitario e lo sviluppo neurale, presenti in pesce, frutta secca e semi oleosi. Si consiglia come distribuzione calorica giornaliera di consumare il 15% delle calorie a colazione, il 5% nello spuntino, il 40% a pranzo, il 10% nella merenda e il 30% a cena. È particolarmente importante abituare i bambini a fare colazione per ridurre il rischio di obesità e migliorare la lucidità mentale. La composizione della colazione deve includere una fonte proteica come latte o yogurt, una fonte di carboidrati come biscotti integrali o pane e una fonte di grassi buoni come frutta secca o olio extravergine di oliva. Assicurarsi di seguire queste linee guida può aiutare a garantire una corretta nutrizione e a sostenere il sistema immunitario durante l'infanzia. Di fondamentale importanza è raggiungere il fabbisogno di calcio e di vitamina D, importante per lo sviluppo del tessuto osseo e quindi per garantire la crescita del bambino. L'attività fisica in età infantile è fondamentale per il corretto sviluppo. I fabbisogni energetici negli adolescenti variano a seconda dell'attività fisica. La ripartizione dei macronutrienti deve essere circa di 45-60% delle calorie totali in carboidrati, il 20-35% delle calorie totali in grassi e circa 0,9 grammi al giorno per chilogrammo di peso corporeo di proteine. L'assunzione di fibra è fondamentale per la salute digestiva e il controllo del peso. Le fonti sono per esempio verdura, legumi, cereali integrali e frutta. Il ferro è necessario nelle ragazze dopo l'inizio del ciclo mestruale, di assumerne circa 10-18 mg al giorno. Alimenti ricchi di ferro possono essere ad esempio legumi, soprattutto le lenticchie, pepe nero e molluschi.
Bisogna ridurre il consumo di alimenti ricchi di grassi trans e zuccheri come patatine fritte, hamburger, dolci, limitare l'assunzione di alcolici per evitare impatti negativi sul funzionamento cognitivo e sulla salute a lungo termine. Assicurarsi di seguire queste linee guida può contribuire a garantire una corretta nutrizione durante l'adolescenza, supportando la crescita e lo sviluppo ottimale. Un importante studio ha sottolineato come un'integrazione di omega 3 possa ridurre lo stato infiammatorio e lo stato di stress negli studenti, quindi si consiglia un'assunzione regolare di pesce e frutta secca, che rappresentano fonti importanti di omega 3, ed un'eventuale integrazione in caso di carenze. L'attività fisica è fondamentale, infatti supporta lo sviluppo muscolare e scheletrico, contribuisce al miglioramento della socialità, della salute mentale e della sfera emotiva e inoltre, cosa più importante in questo caso, rafforza il sistema immunitario. Si raccomandano circa 60 minuti di attività fisica di intensità media ogni giorno, con esercizi di rafforzamento muscolare almeno 3 volte a settimana. La menopausa è il periodo in cui vi è la cessazione permanente del ciclo mestruale e segna la fine della vita riproduttiva di una donna. Oltre ai cambiamenti nei livelli degli ormoni sessuali associati alla menopausa, vi sono diverse alterazioni fisiologiche che influenzano lo stato di salute della donna. È dunque importante ritardare l'ingresso nella menopausa al fine di limitare gli effetti avversi dovuti ai cambiamenti ormonali associati a questo periodo. Le raccomandazioni per l'alimentazione durante la menopausa sono: mantenere le proteine tra 0,9 e 1,1 grammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno, con un aumento del 20% rispetto agli adulti, per mantenere la massa muscolare e prevenire la demineralizzazione ossea. Poi importante è l'assunzione di omega 3 per ritardare alcune conseguenze della menopausa. Alcuni nutrienti come vitamina C, vitamina E, selenio e folati possono influenzare i livelli circolanti di estrogeni e altri ormoni sessuali, riducendo il rischio di cancro. Una dieta equilibrata, ricca di fibre, frutta, verdura e pesce può ritardare l'insorgenza della menopausa e ridurre il rischio di sviluppare tumori. Gli effetti della dieta sull'inizio della menopausa sono che, per esempio, l'elevato consumo di pasta e riso raffinati e una dieta vegetariana senza pesce possono essere associati a un inizio precoce della menopausa, mentre il consumo di verdure verdi e gialle, legumi freschi e pesce azzurro può ritardare l'inizio della menopausa. Un'elevata assunzione di vitamina D è associata a un minor rischio di sviluppo precoce della menopausa. Fonti alimentari includono olio di fegato, di merluzzo, pesce grasso, latticini, funghi e esposizione moderata al sole. Assicurarsi di seguire una dieta equilibrata, ricca di nutrienti, adatta al proprio stile di vita, può contribuire a mantenere la salute durante la menopausa. Per quanto riguarda l'integrazione, può essere utile assumere vitamina D3 e calcio, per esempio bevendo acque calciche. Assicurarsi di praticare regolarmente una varietà di attività fisica e includere esercizi per il potenziamento muscolare può contribuire al mantenimento della salute e del benessere durante la menopausa. Per assicurarci il raggiungimento del fabbisogno quotidiano di calcio, una soluzione può essere quella di consumare acque calciche, quindi che contengono un quantitativo di calcio non inferiore a 300 mg su litro e sodio con massimo 20 mg su litro. Oppure consumare formaggi magri tipo ricotta o formaggi di capra che contengono un quantitativo calorico minore di 200 kcal su 100 grammi. Un consiglio è quello di fare attenzione a consumare alimenti ricchi di magnesio in concomitanza di fonti di calcio, perché potrebbe ridurne l'assorbimento. Troviamo il magnesio per esempio negli alimenti presenti in figura come il salmone, l'avocado, la crusca d'avena, le noci, il cacao, eccetera. Quindi cercare di consumare alimenti contenenti calcio lontani da fonti di magnesio è sicuramente più utile per aumentare l'assorbimento del calcio nel nostro intestino. La vitamina D è tra le vitamine che ho citato più spesso nelle slide precedenti, proprio perché la sua funzione è utile in tutte le fasi della nostra vita. Infatti, in particolare per quanto riguarda il sistema immunitario, ha un'azione antinfiammatoria, infatti può sopprimere la produzione di citochine proinfiammatorie, riducendo così l'infezione. Inoltre, supporta la produzione di peptidi antimicrobici che possono appunto distruggere i patogeni. Raggiungere la quota proteica giornaliera è fondamentale in ogni fase della nostra vita, durante il periodo di accrescimento, ma soprattutto durante la menopausa, per far sì che venga preservata la massa muscolare.
Le proteine da prediligere sono quelle di origine vegetale e vediamo in particolare l'accoppiata legumi e cereali. I cereali e legumi sono complementari dal punto di vista del profilo amminoacidico, infatti ai cereali manca la lisina, mentre ai legumi manca per esempio metionina e cisteina. Combinandoli insieme riusciamo a raggiungere tutto il pool di amminoacidi che ci serve proprio per far sì che possano essere sintetizzate delle proteine a livello corporeo e soprattutto a livello muscolare. Quindi per avere una dieta equilibrata e completa è importante consumare i legumi sempre con un cereale, per far sì appunto che possano essere una fonte proteica completa. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento. A presto!